Buongiorno a tutti amici. Primo risveglio in questa nuova cittadina, in questa nuova isola. Sto andando a chiedere alla reception di risolvere due cose che ci sono, due problemi che ci sono in camera. Uno che si tappa il lavandino del bagno e uno che la doccia esce un filo di acqua e non ci si può lavare. Poi noleggeremo uno scooter e andremo in giro alla scoperta di questi posti. Nel frattempo noi andiamo a fare colazione. Lui ha già sistemato il lavandino. Purtroppo nella doccia l'acqua è poca, ce n'è un filo, quindi bisogna lavarsi così, altrimenti ti farebbero cambiare camera. Devi ritogliere tutto, chiudere tutto, non ne ho assolutamente voglia. Nel frattempo che ci preparano le colazioni stiamo già noleggiando una moto, un 125. Qui costano senz'altro di meno, adesso sentiamo quanto. Moto ho preso un'Honda 125 pagata 1100 in 2 giorni, praticamente la paghiamo la metà degli ultimi noleggi. È anche arrivata la colazione, quindi perfetto. Hanno risolto parzialmente il problema perché il doccino ha proprio un getto davvero esiguo, finissimo, mentre invece il lavandino l'hanno stappato e quindi va bene. La giornata è veramente schifosa anche oggi, però andiamo in giro ugualmente. Mi sono messo la felpa, è nuvolosissimo, vi faccio vedere, e stiamo raggiungendo però una bellissima spiaggia, almeno ci proviamo, a 20 minuti da qui. Vedete questo tappeto in terra? È pieno di pesciolini che mettono sotto il sole ad essiccare. Iniziamo ad esplorare questa gigantesca isola andando verso sud. C'è la possibilità poi di fare un piccolo anello, quindi andare. Adesso stiamo scendendo lungo la costa, poi si fa questo anello, quindi si entra un po' anche nell'entroterra e poi si ritorna su. Comunque, quindi esploriamo un po' l'isola verso sud e poi nei giorni successivi andremo anche verso nord, sin quando andremo dalla parte opposta, cioè nell'altra costa ad est, e da lì prenderemo una barca per Romblon, una piccola isola che esploreremo come fine del viaggio, alla fine del viaggio. Questa è un'isola molto selvaggia, davvero poco turistica, e ce ne accorgiamo immediatamente spostandoci dall'hotel. Vediamo solo ed esclusivamente filippini, solo nel loro modo di vivere, niente hotel, niente residence, solo nelle loro case, nelle loro baracche. È giungla ovunque. Adesso siamo entrati nel municipio di Ferrol. Hello, good morning. Siamo arrivati alla fine di una strada in campagna bellissima, perché ci godiamo tutti i loro modi di vivere, cosa coltivano, gli animali. Però a un certo punto stavano costruendo, credo, tipo un residence, e quindi era privato e non si poteva arrivare in spiaggia. Quindi siamo usciti, adesso cerchiamo di raggiungerne un'altra. Comunque tutta la costa è così, quindi qualcosa si trova di sicuro. È molto bella, credo sia bellissima.
abbiamo preso un'altra strada che dovrebbe portare a una spiaggia. Siamo così in esplorazione, ci passiamo il tempo, ci piace girare così e scoprire i posti senza nessun impegno, senza meta, così in giro. Indubbiamente vediamo anche posti molto belli, non sempre, ma li vediamo. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, then came you. I thought Qualcuno che sta bene c'è sempre, guardate che villa con piscina, che prato, e di fronte guardate che cosa. I was what I've been told I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. Qua stanno costruendo dei residence bellissimi e chiudendo però parte delle spiagge, ad esempio lì avanti dove c'è quella bella spiaggia bianca, sembra che lì ad esempio non si possa andare. Been a long time, baby. Però qua stanno costruendo tutto e poi privatizzano i pezzi delle spiagge, credo. È un bel posto, poi ripeto, non c'è turismo, non c'è nessuno, siamo solo noi in giro e persone che lavorano. Ogni tanto troviamo delle cose strane, non capiamo neanche la loro funzione, cioè questo che cosa possa essere, cosa possa servire, non lo sappiamo. Sappiamo solo per fortuna che sta uscendo un po' di sole e c'è un bellissimo caldo. Potremmo trovare una bella spiaggia e prenderci anche il sole. Where you go, I go. I thought I was what I've been told. Strano, eh? Posti strani davvero. Qua sopra c'è una villa incredibile. Strano che le persone costruiscano in questi posti. Guardate che siamo davvero dispersi, non c'è nulla, non c'è davvero nulla. Per chi vuole pace assoluta, vedete la villa, guardate che grande. Stiamo scoprendo un'isola bellissima, selvaggia al massimo. Adesso eravamo un po' in alto e c'era un panorama con questa vegetazione strana perché sembrano dei prati verdi pieni di palme col mare nello sfondo. È troppo bello, guardate, adesso vediamo se qua c'è uno spazio e vi faccio vedere cosa intendo. Qua dietro lo stesso è, come vi dicevo, prato e palme. Guardate che razza di posti, venivamo da quella stradina, parcheggiamo qui e guardate che spiagge e che luoghi assurdi, io li trovo meravigliosi, cioè guardate qua, questi luoghi soprattutto di pescatori, perché spiagge belle, cioè non c'è il mare bello per godersela, sono bassissime con barriera corallina, non so come si possa chiamare, comunque vedete una bella spiaggia sino qui, però poi nel mare è brutto, non è che si possa fare un bel bagno con la sabbia, è sempre un po' roccioso, però che figata, eh? Sono le mangrovie. Per quello Sì, vedi che è pieno di mangrovie. c'è proprio un brutto cielo. Speriamo che non ci becchi in moto, perché ci stiamo allontanando moltissimo, stiamo scendendo sempre più a sud.
cominciato a piovere, però per fortuna ci sono anche dei posti. Vieni Rita, riparati qui. Ci sono dei posti anche dove ripararsi, ad esempio qua. In quest'isola capita di trovare ogni tanto, incontriamo lungo il percorso delle ville bellissime e poi dall'altra parte una capanna con gente magari abbastanza in difficoltà, ma certe ville meravigliose. Comunque forse è l'isola più bella che abbiamo mai visitato. Le strade a volte sono quel che sono, lo capiamo. Parti dell'isola sono davvero collegate male. Guardate che condizioni sono, neanche asfaltate. Ci vorrebbe quel KLX Kawasaki che avevo a Palawan e non sentiresti niente. Vi abbiamo fatto vedere sempre, ho cercato di far vedere sempre i posti belli, le spiagge belle, ma esiste un'altra realtà che forse noi non facciamo mai vedere. Oggi ve la voglio far vedere. Questo è un posto che abbiamo incontrato in questa giornata, ma è pieno. Le Filippine di questi posti sono pieni anche di queste spiagge. Guardate la spazzatura, la plastica e tutto quello che c'è in giro e come trattano e come vivono certe volte, vedete? Guardate che disastro che c'è in questo posto. Di queste realtà potrei filmarne tutti i giorni, ma preferiamo farvi vedere sempre le belle cose, le belle spiagge, i bei posti, ma non per nasconderle, perché è giusto così. Ciao bello, hello. Girando troviamo sempre dei posti strepitosi. Le Filippine sono così. Puoi trovare anche la spiaggia, anche qua c'è spazzatura perché lavorano sulle barche, le ristrutturano e lasciano tutto in giro. Vi faccio vedere, però il posto è magnifico, tutto in legno, plastica, di tutto in mezzo alla spiaggia. Le pitture in spiaggia, ci sarebbe da preservarle queste spiagge perché sono un patrimonio inestimabile, ma per loro è casa loro, è il giardino di casa e quindi sono così. L'acqua è sempre super cristallina e loro vivono così nelle capanne di fronte al mare, musica sempre ad altissimo volume, se la godono, c'è sempre caldissimo, ci sono 32 gradi anche oggi. Perché è una giornata un po' incerta, ogni tanto piovigina, poi fa un sole aiuto che ti toglie l'aria, non ci fa godere e qua ci saremmo potuti sdraiare mezz'ora a prendere un po' di sole. No, ma vedo avanti ci sono delle spiagge, delle insenature assurde in mezzo alla giungla. Il caldo che c'è, prima di ripartire un bagnetto, un ristoratore ce lo facciamo. 1
Quando esce il sole è assurdo. Assurdo. C'è un caldo pauroso e l'acqua è bollente. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. C'è un sole pazzesco, adesso è troppo bello. Ma è l'1:15 e dobbiamo pranzare, dobbiamo andare via. Non mi muoverei da qui per almeno 2-3 ore, tranquillo. Un po' di tintarella. Ma andiamo a cercarci un ristorante. Ho trovato un ristorante a 5 minuti, lasciamo la spiaggia e pranziamo. E poi continuiamo a scoprire l'isola. Abbiamo trovato un ristorante e il signore è già pronto per arrostire. Braccia è sempre pronta. È a 3 minuti da dove ci siamo fatti il bagno. Maiale, pollo arrosto e riso. Pranzato così per dir la verità. Speso 4.200 pesos. 6 euro in due. Abbiamo mangiato un pezzo di pancetta a testa, quindi solo grasso, io una coscia di pollo riscaldata e 2 palline di riso a testa. Niente. Continuiamo a scoprire l'isola. Senza neanche saperlo sono arrivato a Santa Fe, era una città che avevo già visto in passato, cioè avevo già guardato di cosa si trattava e oggi ci sono arrivato, ma senza manco saperlo. Per la prima volta vediamo la mamma con il piccolino, anche il bisonte piccolino. Non l'avevamo mai visto. Diciamo che i percorsi che facciamo noi sono un po'... volevo dire che turisti ne incontriamo pochi qui. Guardate dove andiamo ad infilarci. Questo perché ho visto che c'è una spiaggia alla fine di questa strada. Ci sarebbe da filmare, da fare voli col drone in ogni angolo di quest'isola. Bellissimo.
Vivono qui tutti in spiaggia, sempre nelle spiagge. Hello. Oh, tak nak Che bello. Che grande che è. Io amo Tabugol. That one is 16. Piccola merenda e ripartiamo. Banane e mandaranci squisiti. Siamo sotto una bottega dei filippini, quelle dove espongono la frutta e la verdura, perché è cominciato a piovere. Ci ripariamo un attimo, appena smette proseguiamo. Stiamo guidando e abbiamo fatto tanti di quei chilometri, siamo ancora lontanissimi da casa. Mi sono dimenticato di dirvi che ci ha fermato anche la polizia, un posto di blocco assurdo, c'erano più di 10 agenti, tranquillissimi, educati, buongiorno signore, buongiorno signora. Comunque ci hanno chiesto la patente, gli ho fatto vedere sia quella europea e sia quella internazionale, ce li ho tutti e due. Hanno guardato quella internazionale, sembrava che non l'avessero mai vista, erano sbalorditi. E comunque ce li hanno rese e ci hanno fatto andare via. Il clima ormai è sfavorevole. Mancano 39 minuti da qui. E stiamo passando adesso dall'interno, dentro nell'entroterra. Una strada che attraverserà la giungla. Finiamo sempre al limite, sta per fare buio, sta piovendo e c'è anche freddo già. Mi sono messo un asciugamano dentro la felpa, sopra la maglietta, piegato un paio di strati e mi ripara un po', perché adesso con l'acqua anche si raffredda il petto e non fa bene. Sto vivendo con un po' di tosse da 2 mesi, con sempre il naso tappato, deve essere sicuramente lo scooter, la moto. Bisogna essere attrezzati per andare in moto. Non è proprio una pioggia, è umidità, cioè sì, vabbè, sta piovendo, è finissima, però ma è sempre così, sempre, da 3 mesi che è così. Basta. Hello. Che bellissimo. Ce l'abbiamo quasi fatta, mancano quanto, Rita? Mancano 5 minuti. 5 minuti, aiuto. Adesso ci facciamo una bella doccia calda. Bella, bella non molto perché la pressione è pochissima, però almeno è calda. E poi scendiamo a cena. Ci siamo fatti una doccia, ho lavorato un po'. Rita si è allenata, si è fatta la doccia anche lei e adesso scendiamo a cena, qua giù. Ieri poi la serata è finita, ho inquadrato la cena, poi hanno iniziato a cantare, c'era musica, non riuscivo a parlare con Rita che era di fronte a me nel tavolo, quindi alla fine Musica dal vivo. non ho più filmato. Va bene, ogni tanto succedono queste cose. Magari vedete sempre che di notte diamo la buonanotte, ieri non l'abbiamo neanche data perché non potevamo neanche parlare. Erano bravi. Sì, erano bravi, però ce li avevo dietro con una cassa Erano più due alta di ragazzi me. giovanissimi, veramente bravi. Con tutta la band. Adesso andiamo a cena. Andiamo.
È arrivata la nostra pasta, adesso la inquadro, Rita. Voglio la mia parte. Adesso te la do. Bella? Però diceva che era per 3, me la mangerei da solo. Ne mangiano poca loro. Dividi tu o divido io? No, vai, vai. Divido? Sì, sì, e poi tu la mangi. Appena abbiamo ordinato il primo piatto ci ha detto il cameriere che era una porzione per 3 persone. Era un piatto per 3 persone. Io ho detto, boh, mi sembra strano. L'ha portato, appena l'ha portato l'abbiamo diviso, non l'ho neanche visto. E mi sono ordinato anche un bel piatto di gamberi con un sughetto e verdure, funghi. Però vi faccio vedere solo il sughetto perché i gamberi non ci sono più. Ho pagato 600 pesos, 500 sono 7,50 euro. Quindi abbiamo pagato 8,30 euro, non lo so, 8,50 euro. Un piattone di noodle grossi con pollo, gamberi e verdure, che era una bella porzione, più un altro piatto di gamberi. 8 euro, no, è assurdo. Prezzi davvero assurdi, Sì. no, incredibili, incredibili.